Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Stasera parliamo di qualcosa che facciamo tutti ogni sera, la routine della notte. Sì, quelle piccole cose che facciamo prima di andare a letto. Sei pronto? Allora cominciamo. Buonasera a tutti, sono Angela e sono felice di essere qui con voi questa sera. La routine della notte è davvero un argomento interessante, Stefano. Ognuno ha le sue abitudini, i suoi piccoli rituali. Io, per esempio, ho una routine molto precisa ogni sera. Non riesco ad andare a letto senza seguire i miei passi. Anch'io ho la mia routine. Angela, ma prima voglio fare una domanda a voi che ci ascoltate. A che ora andate a letto di solito? Scrivete nei commenti. Noi vogliamo sapere se siete dei gufi notturni o delle allodole mattutine. Io devo essere onesto, vado a letto tardi. Di solito non prima delle 11:30. 11:30? Stefano, questo è molto tardi. Io cerco di andare a letto entro le 10:30, massimo le 11. Il corpo ha bisogno di riposo. Ma dimmi, cosa fai tu per primo quando arrivi a casa la sera? Quando arrivo a casa, la prima cosa che faccio è togliermi le scarpe. Subito. Non sopporto le scarpe in casa. Le metto vicino alla porta e poi vado in cucina a bere un bicchiere d'acqua. Ho sempre sete quando arrivo a casa. Poi metto la borsa sul tavolo e controllo i messaggi sul telefono. Capisco. Anch'io tolgo le scarpe subito. Ma io vado prima in cucina a preparare una tisana. Adoro la tisana alla camomilla la sera. Mi rilassa moltissimo. Mentre aspetto che l'acqua bollisca, controllo la lista delle cose da fare per il giorno dopo. Mi piace avere tutto organizzato. Una tisana alla camomilla. Bella idea. Io invece a volte bevo un tè caldo, ma non sempre. Dipende da come mi sento. Dopo l'acqua vado in bagno per lavarmi la faccia. L'acqua fresca mi sveglia un po', se sono molto stanco. Poi mi guardo allo specchio e penso, ecco, un'altra giornata finita. Ah sì, quel momento davanti allo specchio. Lo conosco bene. Io in bagno ci sto un po' più a lungo. Prima mi trucco, cioè mi tolgo il trucco, mi scuso, con il latte detergente. È importantissimo. Non vado mai a letto con il trucco. Poi mi lavo il viso con l'acqua tiepida e il sapone delicato. E alla fine metto la crema idratante. La crema idratante, Angela, anche tu? Mia madre dice sempre che la pelle ha bisogno di riposo durante la notte. Io uso una crema semplice, quella del supermercato. Non sono molto esperto di creme, ma la uso ogni sera prima di dormire, poi mi lavo i denti, ovviamente. Quello è un passo fondamentale. I denti. Sì, importantissimo. Io mi lavo i denti molto accuratamente la sera. Prima il filo interdentale. Lo so, non tutti lo fanno, ma è importante. Poi lo spazzolino elettrico per almeno 2 minuti e alla fine il collutorio. Il mio dentista è molto contento di me. 2 minuti? Angela, sei molto precisa. Io confesso che la sera sono un po' pigro con i denti. Mi lavo i denti, sì, ma velocemente. La mattina sono più accurato. La sera voglio solo finire e andare a letto. Ma sento che il mio dentista non sarebbe contento come il tuo. Stefano, bisogna curare i denti la sera. Ma va bene, ognuno fa come può. Dimmi, dopo il bagno, cosa fai? Metti il pigiama subito o aspetti un po'? Metto il pigiama subito. Non riesco a stare in casa la sera con i vestiti del giorno. Appena finisco in bagno, vado in camera, apro il cassetto e prendo il pigiama. Ne ho diversi, uno pesante per l'inverno e uno leggero per l'estate. Il mio preferito è quello blu con le stelle. È comodissimo. Quello con le stelle sembra carino. Io invece uso una camicia da notte lunga. La trovo molto comoda. E poi, mentre mi cambio, accendo la lampada sul comodino e spengo la luce grande. Una luce soffusa mi aiuta a rilassarmi. La luce forte
mi tiene sveglia. Ottima idea la luce soffusa. Anch'io faccio così. Ho una piccola lampada sul comodino con una luce calda, non fredda. La luce bianca è troppo forte la sera. E voi? Cosa preferite? Luce forte o luce soffusa prima di dormire? Ditecelo nei commenti. Bella domanda per i nostri ascoltatori. Dopo essermi cambiata, io di solito preparo le cose per il giorno dopo. Metto il telefono a caricare, controllo l'allarme, devo alzarmi alle 7:15 e metto sul tavolo la borsa già pronta. Così la mattina non devo correre. Organizzata come sempre, Angela. Io invece devo ammettere che la mattina corro sempre, dimentico sempre qualcosa la sera. Una volta ho dimenticato le chiavi, un'altra volta il portafoglio. Adesso cerco di seguire il tuo consiglio e preparare le cose la sera. Ma non sempre riesco. Stefano, devi creare una routine fissa. Dopo un po' diventa automatico, non ci devi nemmeno pensare. Come lavarsi i denti? Lo fai senza pensarci. Dimmi, leggi qualcosa prima di dormire o guardi il telefono? Ah, questa è una domanda difficile. Devo essere onesto. Guardo troppo il telefono, è il mio vizio. Prima di dormire scorro i social media, guardo qualche video, rispondo agli ultimi messaggi. So che non fa bene, ma è più forte di me. Tu invece cosa fai? Io ho una regola ferrea. Telefono lontano dal letto dalle 10 di sera. Lo metto sul comodino a caricare, ma non lo guardo più. Invece, leggo un libro. Ho sempre un libro sul comodino. In questo momento sto leggendo un romanzo italiano molto bello. Leggere mi aiuta a staccare dalla giornata. Un romanzo italiano? Bello. Io vorrei leggere di più, ma dopo 3 pagine mi addormento. È come una medicina per il sonno. Forse dovrei usarlo a mio vantaggio. Quando non riesco a dormire, apro il libro e dopo 5 minuti sono già nel mondo dei sogni. Stefano, per me è il contrario. Comincio a leggere e non riesco a smettere. A volte leggo fino all'1 di notte senza accorgermene. Poi la mattina sono stanchissima. Devo imparare a fermarmi. Sì, anche il troppo stroppia. Ma dimmi, fai qualcosa di speciale per aiutarti a dormire? Tipo musica, meditazione, qualcosa così? Sì, ho scoperto da poco la meditazione guidata. Ci sono delle app bellissime con audio in italiano. Metto gli auricolari, spengo la luce e ascolto una voce tranquilla che mi guida nella respirazione. Di solito, dopo 10 minuti, sono completamente rilassata e mi addormento facilmente. Interessante, non ho mai provato la meditazione, penso che sarei strano a farlo, ma forse dovrei provare. Io invece metto la musica classica o jazz tranquillo, non con le cuffie però, ma con il piccolo altoparlante sul comodino, volume bassissimo, è piacevole. Il jazz serale, che atmosfera! Sì, la musica può essere molto rilassante. E la temperatura in camera? Preferisci il caldo o il freddo quando dormi? Freddo, assolutamente freddo. Non riesco a dormire se fa troppo caldo. D'estate tengo il ventilatore acceso tutta la notte e tengo la finestra un po' aperta anche d'inverno, solo un piccolo spiraglio, non tutta aperta. L'aria fresca è essenziale per me. Interessante. Io sono l'opposto. Ho sempre freddo. D'inverno ho 2 coperte, una leggera e una pesante sopra. E i calzini? Non riesco a dormire senza i calzini ai piedi. I miei piedi gelano sempre di notte. I calzini a letto. Angela, questo è un grande dibattito. Calzini sì o calzini no? I nostri ascoltatori sicuramente hanno opinioni su questo. Scriveteci nei commenti. Dormite con i calzini? O senza? Poi voglio sapere cosa pensa la comunità di Bravocast italiano. Sì, è un dibattito importantissimo. Io sono chiaramente del team calzini. Ma a parte questo, parliamo del cuscino. Tu hai un cuscino speciale o vai bene con qualsiasi cuscino?
Il cuscino è sacro, ne ho due, uno morbido sotto la testa e uno duro al fianco. Quando dormo in un hotel e i cuscini non sono i miei, dormo malissimo. Mia moglie dice che sono un bambino con il mio cuscino preferito. Forse ha ragione. Capisco perfettamente. Anch'io ho il mio cuscino speciale. È di piuma d'oca ed è perfetto. Quando viaggio lo porto con me in valigia. I miei amici ridono, ma io dormo benissimo ovunque vada. Un cuscino di piuma d'oca in valigia. Questo è dedizione al buon sonno. Ma ora dimmi, a che punto della serata bevi l'ultima cosa? Perché io di notte mi alzo spesso per bere acqua. Ah, io ho imparato. Smetto di bere liquidi circa un'ora prima di andare a letto. Così non devo alzarmi di notte, ma metto sempre un piccolo bicchiere d'acqua sul comodino per la notte, nel caso mi svegli e abbia sete. È un trucco semplice, ma efficace. Ottimo consiglio. Prendo nota. Io invece bevo fino al momento di andare a letto e poi mi alzo 3 volte durante la notte. Ah, non è ideale per il riposo. Devo seguire il tuo esempio. Sì, è un piccolo cambiamento che fa grande differenza. E tu, Stefano, prima di spegnere la luce, fai qualcosa di speciale? Tipo un piccolo rituale finale? Sì, l'ultimo rituale è controllare che la porta di casa sia chiusa a chiave. Anche se so che l'ho già chiusa, devo controllare. È una fissa, poi controllo le finestre, mi assicuro che la cucina sia a posto. Il gas è spento, le luci sono spente, solo allora riesco ad andare a letto tranquillo. Ah, capisco quella sensazione. Anch'io a volte mi alzo per controllare che il forno sia spento, anche se non ho cucinato. È il cervello che non riesce a staccarsi. Ma poi, quando sei finalmente a letto, con tutto controllato, che bello quel momento. Sì, quel momento quando finalmente sei sotto le coperte, al buio, nella temperatura giusta, con la musica tranquilla. È fantastico. La giornata è finita, domani è un altro giorno e adesso si dorme. È uno dei momenti più belli della giornata, secondo me. Assolutamente d'accordo. E non dimentichiamo un'ultima cosa importante, il telefono. Prima di dormire, io non metto solo il telefono a caricare, ma attivo anche la modalità non disturbare. Così nessun messaggio o notifica mi sveglia durante la notte. Solo le chiamate di emergenza passano. Gli altri messaggi aspettano la mattina. Questa è una regola eccellente, Angela. Io invece a volte dimentico e il telefono vibra tutta la notte con le notifiche. Poi la mattina sono stanco perché il sonno è stato disturbato. Devo assolutamente copiare la tua abitudine. Sì, il telefono è il nemico del buon sonno. Bene, prima di salutarci, voglio chiedere a voi, cari ascoltatori, qual è il vostro rituale preferito prima di dormire? Avete abitudini particolari? Una tisana speciale? Un libro che amate? Una musica che vi rilassa? Condividete con noi nei commenti. Sì, vogliamo sapere tutto. La vostra routine della notte è importante. Un buon riposo significa una buona giornata il giorno dopo. E voi di Bravocast Italiano meritate di dormire bene ogni notte. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale, se non lo avete ancora fatto. E attivate la campanella delle notifiche per non perdere i nostri nuovi episodi. Noi cerchiamo di portarvi contenuti utili e interessanti ogni settimana. L'italiano è una lingua bellissima e noi siamo qui per aiutarvi nel vostro percorso di apprendimento. Un passo alla volta, un episodio alla volta. Esatto, e ricordate, la cosa più importante per imparare l'italiano è ascoltare molto, come fate voi con Bravocast Italiano. Ogni episodio che ascoltate è un piccolo passo avanti, siate pazienti con voi stessi e godetevi il processo. Ben detto, Stefano. E ora, carissimi, è tardi e dobbiamo salutarci. Io vado a prepararmi la mia tisana alla camomilla, a mettere il pigiama e a leggere il mio romanzo. La mia routine della notte mi aspetta. E io vado a controllare la porta a chiave. Per la terza volta.
e poi mi metto sotto le coperte con la mia musica jazz. Cari ascoltatori, grazie per essere stati con noi questa sera su Bravocast Italiano. È stato un piacere, come sempre. Buonanotte a tutti! Dormite bene, fate bei sogni e ci ritroviamo presto con un nuovo episodio. Prendete cura di voi. A presto! Buonanotte! Ricordate, in italiano si dice chi dorme non piglia pesci, ma qualche volta dormire è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Buonanotte, Bravocast Italiano,